Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. In questo video vi faccio il report della mia gara di campionato nazionale brushless. Quindi la pista era quella di Hungaroring, come avrete letto per chi ha guardato il report scritto sul mio sito. E niente, io mi sono presentato in pista il sabato mattina. La nottata del venerdì è stata tragica dal punto di vista meteo, pertanto abbiamo trovato la pista abbastanza umida e niente, verso inizio mattinata gli organizzatori hanno sparso la segatura e chiaramente abbiamo atteso molto prima di poter effettuare le prime scariche in pista, quanto la pista era aperta ma ovviamente nessuno scendeva in pista. Siamo scesi in pista all'incirca verso le 11 per la prima scarica e io ho deciso di non toccare quasi per niente il setup della macchina, in quanto insomma la pista era molto umida e non si sarebbe avuto nessun tipo di riscontro né positivo né negativo modificando la macchina. Peraltro non appena buttata giù andava immediatamente molto bene, e quindi mi sono limitato semplicemente a provare le gomme e a fare qualche taratura del regolatore. Nel pomeriggio piano piano la pista cominciava ad asciugare e come ho scritto anche nel mio report, inspiegabilmente la mia macchina era sempre più lenta, cioè mentre tutti gli altri via via che asciugava la pista miglioravano il loro best lap e il loro passo di gara, io inspiegabilmente peggioravo. Sono comunque rimasto sulla mia linea di non modificare la macchina e la sera l'ho semplicemente smontata insieme a Lorenzo per ripulire i perni dei braccetti, per dargli una lavata complessiva perché aveva insomma preso anche un po' di fango e siamo andati in hotel per riposarci e attendere diciamo il giorno successivo, dove ci sarebbe stato il vero e proprio inizio di gara. Quindi andiamo a vedere cosa è successo nella giornata di domenica passo per passo, da quando siamo usciti dall'albergo fino a quando abbiamo concluso la gara. Andiamo a vedere. Buongiorno a tutti, la nottata è stata piena d'acqua, stiamo andando in pista e qui è dove abbiamo dormito. Adesso vi faccio fare un piccolo tour e poi andiamo in pista e non si sa in che condizioni la troveremo. Oggi campionato italiano brushless. Andiamo. Questo è un agriturismo dove abbiamo dormito. Come vedete già qua si intuisce che ieri sera ha piovuto, c'è la nebbia. Lì c'è il grande Lorenzo che mi dà una mano, sarà la salvezza di oggi, perché ho l'impressione che tra una mancia e un'altra ci sia da rifare tutta la macchina, perché sicuramente sarà una gara fangosa. Buongiorno, ci troviamo in pista e come vedete la pioggia incessante della notte ha costretto gli organizzatori e i gestori ad un lavoro immenso. Andiamo a vedere, è tutta già cosparsa di segatura. Vedete? E sinceramente è anche buono il terreno sotto, quindi è veramente incredibile. Buongiorno a tutti. Per cortesia ai ragazzi delle verifiche, in verifica che dovete funzionare, grazie. Mi sa che avevo passato un po'. Prova, sì, prova, sì, prova.
Bene, adesso prima di qualunque altra cosa vi voglio far vedere il track walk della pista. Quindi cominciamo questo track walk dalla curva subito dopo il rettilineo principale, è una 90 gradi a sinistra e immette subito in una section di doppio salto più doppio salto, lo vedete in questo momento, questo è il primo doppio, si atterra ed immediatamente ci si lancia sul secondo doppio che si può fare anche abbastanza lungo a toccare questa rampettina di questo terrazzino dove c'è una 90 gradi a sinistra molto veloce con questa piccola parte in discesa e subito successivamente una rampa in mattoncini artificiali autobloccanti che ci lancia sopra questo piccolo panettone e i più veloci arrivano a toccare la seconda parte artificiale di questo piccolo panettoncino in questo modo qua, che praticamente stoppa la macchina. Una volta atterrati da questo piccolo panettoncino, subito dobbiamo buttare la macchina in questa 180 gradi a sinistra e cercare di stare a centro pista o a sinistra della pista per affrontare questo doppio salto abbastanza semplice. Si arriva facilmente di là senza problemi e qui siamo nel curvone più ampio della pista con questa prima 90 gradi a destra dove ci si sposta subito verso l'esterno perché si fa molto veloce per andare a prendere questa 90 gradi chiusa ancora una volta a destra, si fa tutto come se fosse una curva sola e ci si lancia in questa S abbastanza semplice se si conosce la linea, molto veloce, si fa a pieno gas e da questa S si deve fare questo salto scavalcando anche il panettone, questo panettone e cercando di trovare la corda di questa 180 gradi aperta a destra che immette in questo piccolo strappo che ci consente di preparare questo triplo che apparentemente è molto facile, in realtà riserva non poche insidie, in quanto in atterraggio da questo triplo abbiamo subito un altro piccolo panettoncino che i più bravi fanno molto lungo e arrivando direttamente a toccare le ruote poco prima di questa curva a 180 gradi a sinistra. Quindi ancora una volta a breve strappo e qui abbiamo un doppio abbastanza lungo, ma anche questo si fa in modo molto semplice, anzi bisogna cercare di atterrare sulla discesa per poi preparare bene questa curva a 90 gradi intervallata da questo piccolo sgozzino nel centro curva e qui siamo in salita e si va verso una 180 gradi a sinistra. Ancora una volta doppio salto che immette nella curva del transponder, anche questa in artificiale, quindi in autobloccanti, che questa sembra una curva abbastanza facile, è una 180 gradi destra ampia, ma in realtà è abbastanza complicato prendere la linea giusta e far scorrere la macchina nel modo corretto. Qui abbiamo ancora una volta un doppio salto abbastanza semplice, ma dobbiamo già preparare in atterraggio la curva a 90 gradi a sinistra, intervallata da un altro salto che si riesce a prendere anche molto forte senza problemi che la macchina si scomponga. Breve strappettino, piccola salita e ancora una volta una 180 gradi a sinistra, breve strappo in discesa e una 180 gradi molto stretta a destra dove è importante trovare la corda e passare quasi sul cordolo. Ancora una volta una 180 gradi a sinistra, una vasca, quindi una discesa con una risalita che va a disturbare questa 90 gradi ampia a destra e la curva prima del rettilineo principale che è questa, sempre su autobloccanti, con un doppio salto subito in uscita. Anche questo è abbastanza semplice, conviene sfruttare anche la discesa e questo è il rettilineo principale sotto al palco di guida. Questo rettilineo è abbastanza semplice, ma nella parte finale bisogna trovare la corda passando molto vicini a questi tubi sulla sinistra per entrare nel terreno artificiale e fare questa S molto veloce che immette nella prima curva dopo il rettilineo, che è quella dove siamo partiti
a fare il nostro track walk. Eccola di nuovo, la 90 gradi a sinistra. Quindi ragazzi, prima batteria, purtroppo un inconveniente tecnico ci ha fermato. Ho impattato la macchina in atterraggio da un salto su un tubo di delimitazione della pista, dopo vi farò anche il video di dove è successo, e purtroppo abbiamo un DNF subito in prima batteria. Ma vabbè, vediamo, la macchina non sembrava andare male nonostante le condizioni disastrose, momentanee chiaramente con l'acqua della pista, quindi dai, sono abbastanza fiducioso per le prossime manche e vediamo cosa accade. Bene, la prima manche di qualifica purtroppo c'è stata una rottura della macchina a causa di un mio errore, in quanto ho saltato storto su un doppio salto e praticamente ho avuto la sfortuna di colpire esattamente nella sovrapposizione di due tubi, e quindi purtroppo mi si è spezzata la piastrina posteriore e ho piegato la barra antirollio. Purtroppo peccato, perché come avete visto dai tempi la macchina andava veramente bene e con il primo giro fatto piano, cioè stavo proprio andando in modo conservativo per non sbagliare, ero al secondo posto in quel momento, quindi insomma secondo me sarebbe venuta fuori una bella manche, in quanto insomma come è successo il giorno precedente, la mattina con pista molto umida, la mia macchina andava veramente forte. Eccoci, appena terminata la seconda batteria, questa è andata un po' meglio, anzi molto meglio. Ho cercato di portarla a casa, di non fare grandi errori, e della mia batteria abbiamo chiuso al terzo posto, quindi abbastanza bene, dai. Bene, avete visto, questa seconda manche è andata decisamente meglio della prima e ci siamo accaparrati una buonissima posizione. Anche qua non ho tirato più di tanto, ho cercato semplicemente di fare passo e di portare a casa una buona batteria pulita per cercare di rimediare l'errore della prima manche. Quindi ragazzi, finita la terza manche, purtroppo anche questa non è andata bene, due errori grossi, niente, credo ho chiuso al nono tempo assoluto e niente, per il momento nella classifica generale sono comunque sesto, tenuto su dalla manche buona precedente, e niente, vediamo nella quarta, proverò a cambiare qualcosina, vediamo come va. Quindi terza qualifica conclusa. Come avete visto, ho commesso due errori durante la manche, ma comunque vada, la pista si sta piano piano asciugando e la mia macchina, come il giorno precedente, continua inspiegabilmente a non essere competitiva. Pertanto decido che è ora di intervenire sul setup e metto le molle azzurre anteriori al posto delle grigie e porto la convergenza posteriore a 3 gradi invece che a 2,5 come era precedentemente, e sostituisco la barra antirollio posteriore da 2,8 con una 2,7. Finita la quarta manche, un po' lenti di passo, anche in velocità, però comunque abbiamo chiuso i 7 giri in sesta posizione. Vediamo come risulterà al termine delle qualifiche e con che posizione partiremo in quale finale. Quindi anche ieri, via via che la pista si asciugava, avevamo sempre un po' di problemi, però dai, vediamo come andrà a finire e la classifica generale. Bene, avete visto, in questa quarta manche la macchina andava meglio, ma non era ancora perfetta. Ad ogni modo chiudo al sesto posto facendo una manche pulita e mi guadagno la quinta posizione assoluta, quindi partirò con il numero 5 in finale A.
Prima di partire per la finale ritengo giusto fare ancora qualche piccolo ritocco alla macchina. Quindi decido di modificare l'olio nel differenziale centrale, passando da 10.000 a 7.000, e nel contempo scelgo anche di partire per la prima finale con gomme Bangkok V2 Soft, quindi netta controtendenza con tutti gli altri piloti hot race presenti, in quanto usavano tutti super soft e tantissimi usavano le Miami. Quindi prima finale conclusa e sinceramente avevamo fatto un paio di modifiche alla macchina, avevamo calato il differenziale centrale, avevamo messo la 3 di convergenza al posteriore per cercare di avere la macchina un po' più semplice, e abbiamo montato le Bangkok che ieri, quando l'abbiamo provate con la macchina normale, davano un po' di problemi di difficoltà di guida. Sinceramente la macchina ancora è rimasta un filo lenta, però ho cercato di metterla sul passo, era abbastanza sicura e sono riuscito a centrare un quarto posto che comunque insomma fa ben sperare. Quindi avete visto, la prima finale è andata molto bene e per la seconda finale decido di non toccare assolutamente niente e di ripartire con la stessa configurazione. Quindi finita la seconda finale siamo qui pronti per il recupero. È andata con un quinto posto, ma stavolta ho modificato qualche piccolo parametro nella macchina e stavolta abbiamo girato anche abbastanza bene, in linea con il quarto ed il terzo. Quindi insomma sono abbastanza contento. Adesso ho un quarto e un quinto, quindi sono a pari punti con il quarto, e vediamo nell'ultima finale cosa succederà. Bene, avete visto, anche la seconda finale è andata molto bene. A questo punto mi gioco la quarta, la quinta e la sesta posizione, quindi posso finire in una di queste tre posizioni in base a come terminerò l'ultima finale decisiva. Intanto l'umido stava di nuovo tornando in pista e quindi ho pensato se fosse il caso di mettere gomme Bangkok e V2 in mescola super soft, ma alla fine ho deciso di ripartire con le soft. Nella terza finale purtroppo all'ultimo giro rompo la macchina su un salto, ma stavo tirando in modo assurdo, la macchina non era assolutamente competitiva, avrei dovuto probabilmente mettere le gomme super soft come avevo anche pensato, ma poi alla fine non l'ho fatto. D'altra parte gli errori si pagano. E oltretutto è successo un episodio abbastanza strano, perché c'era il terzo e il quarto pilota in gara, stavano lottando fra di sé e praticamente si sono toccati, quindi hanno dovuto aspettare che il recupero andasse a recuperare il pilota in terza posizione. Io nel mentre ho sorpassato entrambi, e così anche il mio diretto concorrente in quel momento era Gianmarco Franzolini. Cosa succede? Succede che io non ero competitivo e praticamente Alex finisce col riprendere me ma non riprendere lui, e praticamente perdo mentre Franzolini guadagna 2 punti e riesce a chiudere la classifica al quarto posto generale. Io in realtà ne perdo 2 praticamente, e quindi non solo non chiudo neanche quinto, ma finisco sesto in pratica, mentre Zanchettin, che praticamente aveva sempre occupato la quarta posizione durante tutta la gara, si ritrova anche lui con una posizione persa, appannaggio di Franzolini, e finisce in quinta posizione. Quindi io ho concluso sesto questo campionato italiano. Sinceramente il risultato mi va anche bene, però visto che potevo giocarmi tranquillamente il quinto posto, ecco, un po' di rammarico c'è. Voglio fare i complimenti a tutta l'organizzazione, perché tra sabato notte e domenica mattina presto ha buttato giù veramente tantissima acqua, e senza il lavoro incessante degli organizzatori e la passione che ci hanno messo, veramente non si sarebbe potuto correre. Quindi avete visto la mattina, quando siamo arrivati in pista molto presto, la segatura era già l'acqua era già tutta stata tolta, e la segatura era
in pista già tutta posizionata, quindi la pista era pronta e quando ho fatto il track walk, avete visto, non si sprofondava di niente, la pista era già compatta e quindi ci ha reso possibile fare questa gara e svolgerla nel migliore dei modi possibili. Quindi veramente un grazie all'organizzazione e niente, avete visto che Amsci ha rimandato a data da destinarsi, ma secondo me in questo 2020 non lo faremo, il campionato nitro, quindi credo di poter sospettare che purtroppo a causa del riaumento dei casi di questa pandemia che ci sta che si sta battendo su tutto il mondo, credo che questa sia l'unica gara non solo nazionale ma l'unica gara che farò da qui fino al 2021, quindi a livello di gare posso tranquillamente dire arrivederci al 2021. Mi dispiace perché avrei voluto fare la gara nitro nella data in cui era prevista, anche se c'era il bagnato, perché io già mi immaginavo un qualcosa di questo tipo, anche perché le proiezioni di tutti gli organismi già davano che intorno a novembre si sarebbe ripresentata la seconda ondata, però ormai è andata così e quindi non ci resta che accettare le decisioni prese e niente, vedere se nel 2021 riusciamo finalmente a riprendere l'attività agonistica al 100%. Quindi ragazzi, se il video report vi è piaciuto mettete un mi piace sul video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e se volete farmi qualunque domanda sull'MP10E, sulla gara, sui motori Castel, sugli ESC Castel, sulle gomme O3, su qualunque materiale io ho portato in gara, potete tranquillamente contattarmi attraverso il mio sito internet www.fabrizioteghesi.com oppure scrivere qua sotto nei commenti oppure attraverso la mia pagina Facebook Fabrizio Teghesi RC. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo mercoledì per un prossimo video. Ciao!